Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'artrite settica del cane e del gatto. Prima di iniziare questo video vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti di medicina veterinaria iscrivetevi qua sotto al canale e nel canale troverete già un sacco di video che parlano di diverse patologie del cane e del gatto. Oggi parliamo di questa artrite settica che colpisce i cani e i gatti. Come vedremo colpisce più frequentemente i cani rispetto ai gatti. Che cos'è l'artrite settica? È un'artropatia infiammatoria infettiva causata da l'ingresso di batteri all'interno delle articolazioni. Può avvenire in due modi fondamentalmente questo ingresso di questi batteri. Il primo per via ematogena, rara, di solito sono onfaloflebiti, che sono tendenzialmente infezioni dell'ombelico, che generalmente sono poco frequenti nei nostri cani e nei nostri gatti. Possono arrivare sempre per vie ematogene per un altro processo settico che si forma in altre parti del corpo, per esempio endocarditi batteriche o altri processi, ripeto, settici. Generalmente però le artriti settiche sono causate da l'ingresso diretto di batteri all'interno dell'articolazione, causati fondamentalmente o da interventi chirurgici o da traumi o da morsi di altri animali, oppure per l'ingresso di corpi estranei penetranti, come per esempio gli aculei di qualche riccio, qualche porcospino, oppure corpi estranei vegetali che penetrano poi all'interno dell'articolazione. Generalmente, raramente sono poliarticolari, quelle magari per vie ematogene molto più probabili, ma sono spesso monoarticolari, cioè colpiscono una sola articolazione. Di solito sono più frequenti nei cani rispetto ai gatti e di solito colpiscono più i cani di grossa taglia e di solito colpiscono i maschi più frequentemente delle femmine. Di solito colpiscono le articolazioni di gomito, ginocchio, ma anche carpo e tarso. Che cosa vediamo quando il nostro cane o il nostro gatto, parliamo più frequentemente rispetto al gatto del nostro cane, ha un'artrite settica? Tendenzialmente, essendo un processo infettivo, avremo zoppia ovviamente dell'arto colpito e di solito il cane si presenta con febbre, abbattimento e quindi avremo questa articolazione che sarà molto dolorante quando la manipoleremo, molto anche ingrossata ovviamente per la formazione di liquido all'interno della cavità articolare. Generalmente quali sono i batteri che troviamo più frequentemente all'interno di queste patologie? Allora nel cane soprattutto Staphylococcus e Streptococcus e E. coli, mentre invece nel gatto Pasteurella. Come si fa la diagnosi fondamentalmente di artrite settica? Allora, vabbè, visita clinica, abbiamo detto che abbiamo questi cani che zoppicano, hanno l'articolazione dolorante, gonfia, calda spesso e fondamentalmente a quel punto andremo a valutare sia radiograficamente sia attraverso l'esame citologico la situazione. A livello di esame radiografico cosa ci dobbiamo aspettare? In una prima fase possiamo aspettarci fondamentalmente un aumento dello spazio articolare, irregolarità dei tessuti periarticolari e poco più, mentre invece nelle infezioni croniche, nelle artriti settiche croniche avremo delle degenerazioni molto importanti, lisi ossea subcondrale, avremo reazione importante periostale, formazione di nuovo osseo periarticolare e quindi avremo un quadro radiografico chiaramente più caratteristico di artrite settica, mentre invece in un'artrite settica acuta potremmo avere dei segni clinici aspecifici a livello radiografico. Per quanto riguarda l'esame citologico si esegue quindi un'artrocentesi, si preleva del liquido all'interno di questa cavità
che risulta gonfia, e fondamentalmente il liquido tendenzialmente in artrite settica risulta più diluito a causa della degradazione di diluizione da parte della ialuronidasi batterica e degli enzimi delle cellule infiammatorie della mucina sinoviale, e quindi avremo un liquido che sarà meno viscoso della normalità, giallastro, torbido. Questo liquido chiaramente ci servirà per fare diagnosi, quindi è importante che una parte viene appoggiata su vetrino per eseguire ovviamente un esame citologico, e una parte viene poi tenuta o in EDTA per mantenere chiaramente la cellularità delle cellule dei batteri, oppure viene inserito direttamente in un terreno culturale. Si è visto, per quanto riguarda i terreni culturali, che solo poco più meno della metà risultano positivi per l'esame culturale, quindi si consiglia un passaggio in esame culturale in un terreno ematico per 24 ore a 36 gradi, e sembrerebbe che poi si riescano ad avere più positivi rispetto a metterlo direttamente in un terreno culturale direttamente. Una volta che abbiamo fatto i nostri vetrini, andremo a vedere chiaramente se troviamo batteri. La diagnosi di artrite settica è se troviamo batteri nel liquido sinoviale, e ovviamente spesso troviamo batteri chiaramente, e poi cellule infiammatorie, soprattutto neutrofili, che possono essere già tossici, degranulati, e quindi già in una fase avanzata della loro vita. In generale, una volta che abbiamo fatto diagnosi di artrite settica, prima dell'esame culturale è fondamentale, in attesa del risultato, inviare i campioni in laboratorio e mettere il nostro animale sotto antibiotici. Generalmente si utilizza una amoxicillina clavulanico in attesa del risultato chiaramente del batteriologico e dell'antibiogramma, che ci dirà l'antibiotico poi corretto. Sono animali che spesso devono fare anche 6 settimane di antibiotici, quindi è fondamentale l'antibiogramma, anche per evitare poi tutte le problematiche legate all'antibiotico resistenza, di dare antibiotici a caso. Quindi fondamentale: artrite settica, si preleva il liquido sinoviale e si invia al laboratorio per l'esame batteriologico di anaerobi e aerobi, e poi si attende chiaramente il risultato. In attesa chiaramente si utilizza, ripeto, un'amoxicillina clavulanico per metterlo intanto sotto antibiotico. Se non risponde entro 3 giorni è consigliata la chirurgia. La chirurgia si esegue il lavaggio dell'articolazione per ovviamente eliminare la fibrina, eliminare i batteri, e cercare chiaramente di dare una pulizia dell'articolazione in modo da ridurre chiaramente tutto poi anche il processo infiammatorio conseguente. Come complicanza dell'artrite settica molto spesso abbiamo un'artrosi secondaria degenerativa dell'articolazione, quindi con formazione chiaramente di osteofiti, e quindi poi dolorabilità cronica, che poi deve essere gestita attraverso antidolorifici, integratori, fisioterapia e tante altre terapie che fortunatamente in questi anni abbiamo in mano per gestire l'artrosi secondaria. Spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo che, se siete interessati a questi argomenti, vi metto qua in alto un video interessantissimo sulla rottura del legamento crociato del cane, quindi se volete dopo questo video andate a vedervi pure quello. Un saluto a tutti e alla prossima.